Buongiorno a tutti. Ultimamente mi sono interessato agli arrangiamenti di chitarra di due capolavori eseguiti da Paul McCartney con la chitarra acustica, che sono Yesterday e Blackbird, e ne ho realizzato due rispettivi tutorial che trovate nel canale. Però, mentre raccoglievo informazioni e visionavo i filmati dell'epoca, ho notato degli aspetti quantomeno bizzarri. Di Blackbird ho pensato di realizzare un tutorial, visto che i materiali in rete erano un tantino confusi circa lo stile chitarristico dell'ex Beatle. Infatti è stato proprio Paul a far notare che quasi tutti i chitarristi suonano Blackbird sbagliata. E aveva ragione, anche molte lezioni in rete propongono un approccio diverso, il fingerpicking. Invece McCartney utilizza uno stile tutto suo, uno stile ibrido che fonde lo strumming con il fingerpicking. Vi mostro il fingerpicking, comune tra i chitarristi, uno stile in cui si usano i polpastrelli per pizzicare le corde. Il prossimo invece è lo stile di McCartney, in cui utilizza solo due dita della mano destra, con l'indice che pizzica le corde alternando un movimento verso l'alto e un movimento verso il basso. A mio avviso questo di McCartney è uno stile poco ortodosso, però nello specifico di Blackbird funziona e ha anche una buona resa sonora. Scherzando sullo stile di McCartney, un chitarrista su YouTube ha commentato che se hai imparato a suonare Blackbird ad orecchio, probabilmente la stai suonando sbagliata, ma ci sono buone possibilità che la suoni meglio di Paul McCartney. Comunque, fin qui tutto bene. Tutto bene fino a che non mi sono imbattuto nell'arrangiamento di Yesterday. E mi sono sorpreso nel constatare che se Paul dagli anni 70 in poi la suona con uno stile analogo a quello con cui esegue Blackbird, fino al 66 la suonava in maniera nettamente diversa. Why she had to go, no, no, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Dal filmato è evidente come Paul suoni con l'indice con un movimento verso l'alto del polpastrello. Yesterday, all my troubles seem so far. I had to go, I don't know, she wouldn't say. A place to hide away, oh I believe in. In questi video invece possiamo vedere come il movimento va spesso verso il basso e con il dorso dell'unghia. Ora, la mia domanda è questa: come mai un artista dall'indiscusso talento come quello di McCartney ha abbandonato un tocco professionale delicato per andare su uno, con tutto il rispetto e mi si passi il termine, un tantino da zappatore? In Yesterday poi ho osservato che questo stile ha subito delle varianti ancor più discutibili nel tempo. Nel prossimo video infatti la suona con uno stile ancor più simile a quello di Blackbird, con il movimento alternato dell'indice. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh my God, bro. Ma perché cambiare lo stile di un arrangiamento perfetto a favore di uno in cui si utilizza l'indice che spazzola le corde a mo' di tergicristallo? McCartney nel tempo ha dato delle spiegazioni su come sono stati concepiti alcuni brani, come Blackbird ad esempio. Blackbird, spiega, è ispirata alle note di una composizione di Bach.
Paul in svariate occasioni riporta l'aneddoto in TV accennando il brano classico in studio e prendendosi gli applausi. Didn't quite know it, but it was a thing by Bach, and it went like this. And so. Mein Gott. Forse Paul si riferiva a questa, la Bourrée in Mi minore di Bach. Comunque io, più che una somiglianza tra la Bourrée e Blackbird, vedo piuttosto una corrispondenza con Yesterday. Vi ricordate quando Yesterday va sul ritornello? Why she had to go, I don't know. Giusto a titolo di curiosità, guardate un po' qui. Se alziamo Yesterday di un tono, in Sol, che è la relativa maggiore di Mi minore, possiamo mettere i due pentagrammi a confronto. Had to go, I don't know. Had to go, I don't know. Ben inteso, con questo non si vuole dimostrare nulla, è solo una curiosità, ma ragazzi, le note sono quelle. Tornando alla questione di partenza del perché di un cambio di stile che sembra appartenere a una sensibilità e a un tocco nettamente diversi, io una risposta non ce l'ho. Con questo non voglio certo tirare fuori la questione del Paul is dead oppure Paul was replaced. Certo che no, non siamo mica complottisti qui. Però scusate, ma a me qualche dubbio rimane, anche perché altrimenti non saprei proprio come spiegarmi come un artista debba involvere nell'approccio al proprio strumento. Abbiamo potuto vedere tra i musicisti che hanno fatto la storia come lo stile rimanga immutato nel tempo, come una sorta di marchio di fabbrica, un'impronta genetica. Poi, se qualcuno vuole vedere un'evoluzione artistica nel passare da questo a questo, è liberissimo di farlo. Spero solo che poi non si stupisca se qualcun altro la vede in maniera diversa. Ripeto, io una risposta alla domanda di partenza non ce l'ho, ma se mettiamo da parte i motivi di questa deriva stilistica e ci limitiamo solo a prendere in considerazione come Yesterday è stata concepita, registrata e presentata al pubblico negli anni 60, allora chi la suona sbagliata stavolta sei proprio tu, Paul. Paul, you're playing Yesterday wrong.